Benvenuti, cari spettatori, nel nostro rifugio di aggiornamenti frizzanti e analisi profonde sul mondo delle celebrità. Bentornati su Celebrita dalla Turchia. È un vero privilegio avervi qui, perché oggi vi porteremo in un viaggio narrativo che si contorce tra fama, affetto e la fragilità dei legami umani. Prima di immergerci nella storia che ha dominato l'agenda dei magazine per settimane, vi chiediamo un piccolo gesto di sostegno. Iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Attivate la campanella per non perdere neanche un battito e, se volete diventare il cuore pulsante della nostra comunità, valutate il tasto Iscriviti alla membership. I vostri like e i vostri commenti sono ossigeno per i nostri contenuti, quindi fatevi sentire. Adesso, preparatevi a sciogliere con noi il nodo che ha avvolto Can Yaman, Demet Özdemir e Melisa Tapan, una trama che sembrava già scritta e che invece ha cambiato tono all'ultimo respiro. La crisi che ha incendiato i social, occupando titoli e conversazioni in ogni bar e sotto ogni post, aveva ceduto il passo a una rassegnazione amara. Per molti, la sentenza era arrivata, la storia era finita, la rottura era cosa fatta. Sembrava che il martello fosse calato, che l'inchiostro dei titoli fosse già secco, e che l'amore tanto seguito stesse scivolando verso la tragedia annunciata. Ma proprio quando tutto pareva deciso, dalle ombre è emersa una confessione inaspettata, capace di cambiare la traiettoria e frantumare certezze costruite su chiacchiere e supposizioni. L'origine di questo vortice? Le insistenti voci su un nascente legame tra Can Yaman e Melisa Tapan. Non sussurri timidi, ma affermazioni rimbombanti che hanno preso corpo non appena il nome di Can è stato accostato pubblicamente a quello di Melisa, come se bastasse un riflesso nello stesso specchio per chiamarlo specchio dell'anima. L'onda d'urto non ha colpito solo la superficie lucida dei social, ha trafitto i confini del privato, puntando con crudele precisione al cuore del rapporto tra Demet Özdemir e Can Yaman. Immaginate il peso emotivo di vedersi raccontati da estranei, interpretati da sconosciuti, incasellati in trame che non vi appartengono. Secondo persone vicine all'attrice, Demet sarebbe rimasta profondamente delusa, appesantita da settimane di incertezza. Si dice che sia stata costretta a interrogarsi sulle fondamenta stesse della sua relazione, come se ogni gesto passato fosse diventato improvvisamente un indizio, ogni silenzio una prova. Nel frattempo, la domanda che rimbalzava tra fan e addetti ai lavori, tra stories e titoli a effetto, puntava lo sguardo su Melisa Tapan. Per un periodo non breve, Melisa ha mantenuto un silenzio granitico, lo stesso silenzio che a volte soffoca il fuoco delle dicerie. Ma quando la narrativa ha cominciato a sfuggire di mano, minacciando di bruciare reputazioni e sentimenti, quella quiete si è fatta scelta consapevole, era arrivato il momento di parlare. E così, con parole nette e una chiarezza che bucava la nebbia, è arrivata la dichiarazione che nessuno si aspettava: non c'è nulla tra me e Can, è tutto un grande fraintendimento. Non un semplice rifiuto, ma una fenditura nel racconto dominante. Un colpo alla torre di carte dei tabloid. Quella frase non ha toccato solo le prime pagine, ha raggiunto il centro sensibile di Demet, dove la paura si confonde con il desiderio di crederci ancora. Il sollievo? Forse. Ma anche un dolore persistente, perché la ferita dei giorni confusi non si richiude con un solo respiro. Cosa è accaduto dopo, tra porte socchiuse e luci soffuse, è stato ancora più sorprendente dei pettegolezzi. La confessione di Melisa è diventata scintilla per un confronto tra Demet e Can, non più distanti ma seduti uno di fronte all'altra, a mani scoperte, senza più protezioni. Un confronto lungo, profondo, intenso. Non due parole d'ordinanza, ma ore di dialogo, scivolate nella notte in cui le difese si abbassano e il cuore trova il coraggio di dire. In quello spazio sacro di comunicazione, i sentimenti si sono mostrati crudi e veri. Le crepe esposte dai rumor sono state guardate con maturità rara nel frastuono della celebrità. Chi era presente, chi ha vissuto in prima fila la montagna russa emotiva dei due, racconta che Demet, pur travolta dalla tempesta, ha ascoltato il sussurro del suo cuore. Non aveva perso del tutto la fiducia in Can. Era lì, fragile ma viva. Si mormora che il comportamento di Can durante la crisi sia stato esemplare. Estremamente calmo, trasparente, ancorato alla verità. Ha spiegato ogni dettaglio,
Ha risposto a ogni domanda senza rifugiarsi nelle mezze frasi. Ha scelto di non nascondersi, offrendo onestà come unico antidoto al veleno del pettegolezzo. Invece di cedere alla facile fuga, la coppia ha deciso di rimanere. Non contro il mondo, ma accanto, stringendosi più forte nel punto esatto in cui la paura chiedeva una resa. Ed è qui che la storia ha preso una piega che pochi avrebbero immaginato. Invece di rompersi, il legame tra Dimet e Khan si è fatto, paradossalmente, più saldo. Come una fenice che trova nel fuoco la forza di rinascere, la minaccia di frantumarsi ha temprato ciò che già esisteva, ridisegnandone i contorni. Chi li conosce assicura che per loro si è aperto un capitolo nuovo. Non un ritorno alla normalità di prima, ma un passo più in là, in un territorio in cui il linguaggio tra loro è diventato più chiaro, le linee di confine più definite, i confini stessi pensati per proteggere, non per dividere. La comunicazione si è fatta più densa, le parole più esatte, i silenzi più leggeri. E mentre gli occhi di tutti restano puntati su di loro, il pubblico trattiene il fiato, in attesa di un segnale. Una foto insieme, un'apparizione, un gesto semplice ma capace di mettere a tacere il brusio. Per ora, Dimet e Khan hanno scelto il tepore del fuoriscena, un abbraccio al riparo dalle luci, come chi vuole nutrire la pace ritrovata senza esibirla. Prima di parlarvi del terzo vertice di questo triangolo, Melisa Tapan, lasciate che vi ricordiamo di sostenere Celebrita dalla Turchia. Se apprezzate questa indagine profonda, un grazie nei commenti, un pollice in su o l'ingresso nella nostra membership fanno la differenza, ci aiutate a mantenere alta la qualità del nostro lavoro, a inseguire i dettagli, a darvi il quadro più nitido possibile. E diteci, vi è mai capitato che un malinteso rischiasse di distruggere qualcosa di bello? Come avete gestito la verità quando finalmente è emersa? Condividete le vostre storie, perché qui, su Celebrita dalla Turchia, le vostre voci contano davvero. Dall'altra parte del racconto, Melisa Tapan, dopo il suo intervento esplosivo, ha scelto un passo indietro. Ha ridotto le pubblicazioni, ha alleggerito la presenza digitale, ha preferito la compostezza alla contesa. Da ciò che filtra, non è affatto a suo agio con il fatto che il suo nome sia stato legato a una tempesta del genere. E proprio questa posizione, netta e dignitosa, avrebbe inciso sulla decisione di Dimet di dare alla storia con Khan un'altra possibilità. Rimuovendo l'ombra di una minaccia attiva, il cielo si è rischiarato, e la chiarezza ha trovato spazio. Il risultato? Un cambio di percezione nella piazza mediatica, ma paradossalmente a vantaggio della coppia, perché il pubblico ha visto in quella fermezza qualcosa di diverso dal solito teatrino, una scelta adulta. Tutto questo ha segnato un punto di svolta. Prima della crisi, Dimet e Khan erano più esposti, più presenti, più leggeri nel mostrarsi. Dopo, la bussola sembra puntare verso un'altra rotta, tenere il privato davvero privato. Gli amici raccontano di discussioni intense ma serene, di una nuova parola d'ordine, intimità. Non un isolamento ostile, ma un'intenzione lucida di proteggere ciò che conta, perché a volte l'amore ha bisogno di risonanza a porte chiuse, non di echi pubblici. È una mossa che privilegia la sostanza sulla scena, la qualità dell'incontro sulla quantità delle apparizioni. Eppure, la domanda che rimbalza tra fan e curiosi è una soltanto: quanto manca alla prima foto insieme dopo la tempesta? Basterà un'immagine, un dettaglio, un frammento di quotidianità per spegnere gli ultimi sussurri? C'è chi ne è certo, chi giura di aver già intravisto segnali, e chi invece resta sospeso, con il dito pronto a scorrere lo schermo alla ricerca di un indizio in più. Intanto, il tempo ha cominciato a fare il suo mestiere: placare le acque, misurare le parole, restituire peso ai gesti veri. Nella notte del loro confronto, ci raccontano, si sono sfiorati i ricordi del primo incontro, l'euforia dei momenti condivisi, le fragilità ammesse solo a bassa voce. Dimet avrebbe parlato dei suoi timori, non come accusa, ma come richiesta di alleanza. Khan avrebbe risposto con documenti, tempi, spiegazioni. Non per giustificarsi, ma per raccontare la sequenza degli eventi con esattezza. È in questa trasparenza, dicono, che lei ha ritrovato un appiglio, e che lui ha consolidato la sua promessa: non dare più niente per scontato.
Le cose importanti, se non protette, diventano terreno di tutti, e loro hanno deciso di coltivarle come si fa con un giardino raro. Ci sono stati momenti in cui il pubblico era convinto che fosse tutto perduto. Titoli dall'aria definitiva, frasi secche, video montati per suggerire presenze e coincidenze. Ma la potenza di una frase chiara può essere disarmante. È tutto un fraintendimento. Melissa l'ha detto e poi si è fatta da parte. Dimet l'ha ascoltato e ha cercato la coerenza nei fatti. Khan ha fatto la sua parte, senza chiedere sconti. E così il racconto ha trovato un varco, una via d'uscita dal solito schema distruttivo. Non c'è lieto fine annunciato, c'è un cantiere aperto. Ci sono regole nuove, c'è la voglia di ricucire con punti stretti, c'è la consapevolezza che il palcoscenico può aspettare. A chi ci segue da tempo, chiediamo, credete che per le star la privacy sia ancora possibile, o è un'utopia in un mondo di notifiche continue? Scrivetecelo. Qui a Celebrita dalla Turchia leggiamo ogni parola. E se volete che continuiamo a scavare dove gli altri si fermano, sosteneteci, la vostra presenza è il nostro motore. Intanto, intorno a Dimet e Khan, i rumor sono diventati un brusio lontano, una radio mal sintonizzata. La scelta di proteggere il quotidiano ha ridotto la superficie d'attacco, ha restituito ritmo e respiro alla loro vita. Nessuno sa quanto durerà la tregua, ma per ora il presente è una stanza con le finestre aperte e l'aria che circola. Nelle ultime ore, chi li frequenta giura di averli sentiti più sereni, più attenti, più inclini a dire no a ciò che disturba e sì a ciò che sostiene. Ci sarebbe un piano leggero, senza clamori, qualche giorno lontano, niente storie programmate, pochi messaggi, un ritorno al contatto vero. Sono dettagli piccoli, ma parlano un linguaggio grande. Se davvero la prima foto insieme arriverà, non sarà una posa studiata. Sarà un lampo catturato per caso, un abbraccio mentre passano, un riflesso nel vetro di un caffè. E forse basterà. In conclusione, quella che sembrava una storia destinata a frantumarsi tra Dimet e Khan ha svoltato verso la speranza grazie a una confessione inaspettata e a un confronto adulto, lucido, necessario. La relazione che stava per scivolare sul bordo del precipizio, appesantita dai malintesi, oggi cammina con passi più cauti ma più fermi, come chi ha imparato sulla pelle che la chiarezza non si compra, si costruisce. Gli osservatori, i cronisti, i fan, attendono. E con loro attendiamo anche noi. La prima foto, il primo sorriso, il primo segnale capace di mettere un punto alle ultime ombre. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questo lungo racconto. Speriamo di avervi regalato un quadro più nitido, oltre i riflessi ingannevoli. Stavate guardando Celebrita dalla Turchia, la vostra fonte numero 1 per storie vere dietro i titoli. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like per aiutarci a crescere e considerate la membership per sostenerci direttamente. La vostra presenza qui conta, e come se conta. Fino al prossimo scandalo o alla prossima verità, abbiate cura di voi stessi e ricordate, a volte, l'amore merita un secondo ascolto. A presto!